La vignarola romana è un piatto tipico della tradizione romana laziale in generale, povero ma molto ricco in contenuti e sapori. Questo è un piatto che può essere degustato da solo, naturalmente, o anche come primo piatto con della pasta. Iniziamo. Il nome vignarola deriva dal fatto che tutti questi ortaggi che vedete qui davanti a voi venivano e vengono tuttora coltivati, piantati tra i filari delle vigne. E durante il periodo di tarda primavera, quando i contadini lavorano sulle vigne, raccoglievano al contempo queste delizie: carciofi, fave, piselli, lattuga e anche un pochettino di bella menta fresca. Ok, iniziamo facendo imbiondire il nostro cipollotto, anzi i nostri 2 cipollotti. Mettiamo un letto d'olio, lo facciamo scaldare un pochettino, cipollotto dentro. Un piatto che sazia lo stomaco e la mente, pur avendo in sé pochissime calorie, gran parte delle quali verranno esclusivamente dall'olio d'oliva che utilizzeremo. Nella versione originale, quella più tradizionale romana, non viene messo il guanciale o pancetta o altre carni, non che ci stia male, però noi la facciamo nel modo più tradizionale possibile, quindi la ometteremo e sarà di fatto una ricetta vegetariana vegana molto buona. Il cipollotto si è imbiondito, adesso è il momento di introdurre i nostri carciofi. Ed ecco qua, i nostri bellissimi carciofi vanno dentro. Carciofi dentro. Adesso li facciamo andare per un 5 minuti prima di introdurre il prossimo ortaggio. Aggiungiamo un goccettino d'acqua o anche del brodo, se volete, brodo vegetale, o magari anche un brodo fatto dagli scarti di queste verdure. E adesso lo facciamo andare un 5 minutini, come detto, con un coperchio socchiuso e poi aggiungiamo il resto. Ecco qui, leggermente scoperchiato in questo modo e vai. Ecco qui, sono passati 5 minutini e adesso inseriamo le fave ed i piselli. Inseriamole dentro, giriamo, aspettiamo prima di salare e pepare, ovviamente, un altro goccettino d'acqua o di brodo e ricopriamo. E la facciamo andare per un quarto d'ora e poi controlliamo. Sono passati 15 minuti, apriamo e vediamo come sta andando la nostra vignarola. Ecco la nostra vignarola, adesso guardate che bellezza. Aggiungiamo l'ultimo elemento, prima delle aromatiche, prima della menta, che è la lattuga romana, e a questo punto facciamo andare la nostra vignarola per un altro minutino al massimo, perché la lattuga non richiede gran tempi di cottura e poi non vogliamo nemmeno cuocerla troppo, ci piace la roba fresca. La vignarola, tra l'altro, può essere più o meno cotta, dipende dai gusti. Si possono lasciare gli ortaggi più verdi, come facciamo noi, oppure li facciamo andare più a lungo, chiaramente perderanno il loro colore, ma saranno più morbidi, e in base ai gusti. Guardate che bel colore fresco, primaverile che c'è in questo piatto. Assolutamente dietetico. Come ripeto, qui la gran parte delle calorie derivano dall'olio che abbiamo aggiunto, non abbiamo nemmeno messo il guanciale o la pancetta, quindi questo è un piatto leggero in calorie, ma che sazia moltissimo. È trascorso il nostro minutino, spegniamo e a fuoco spento aggiungiamo la nostra menta romana.
Questa menta è molto aromatica, quindi chiaramente va a gusti. Noi qui ne mettiamo un 4 foglioline. La menta è un ingrediente molto usato nella cucina romana. Che profumo, che profumo, che profumo. Guardate qui che roba! E ci facciamo qualcosa di ancora più sfizioso. E adesso facciamo velocemente la nostra pasta. Che ne dite se facciamo sposare il pecorino con la nostra vignarola? Io dico che ci sta bene. Con le fave, con tutte queste belle fresche verdure, un bel pecorino ci sta proprio bene. E allora perché no? Facciamo un piatto simile, non uguale, ma simile a un cacio e pepe e poi ci inseriamo la nostra vignarola, vediamo come viene. Brevemente qui creiamo la nostra pastella di cacio e acqua di cottura in proporzioni 2:1 che poi andremo ad inserire nella padella quando è giunto il momento di mantecare. Ora qui andiamo rapidi, ma se volete vedere come si fa il cacio e pepe a regola d'arte, allora vi suggerisco di guardare sul nostro canale i video al riguardo. Ecco la pasta, ha fatto metà o anche un po' più di cottura in pentola e adesso la mettiamo in questo bellissimo letto di pepe nero. Ci portiamo appresso un po' d'acqua, ci serve. Buff. Recuperiamo la buccia del pecorino che avevo messo in pentola per dare un'ulteriore spinta al piatto. Un mestolo, teniamo il mestolo vicino. Guardate la cremina che si sta formando semplicemente data dall'amido della pasta. Questo è importante perché poi si unirà benissimo con il nostro cacio quando lo inseriamo. Adesso la pasta è pronta, metteremo 2 o 3 cucchiai della nostra vignarola all'interno. Eccola qui, la nostra bella vignarola è dentro la pasta. A questo punto un altro goccetto d'acqua, ma poco. È il momento di incorporare questo bellissimo ingrediente che sembra veramente una crema pasticcera. È pronta, questa adesso la mettiamo sul piatto e ce la mangiamo immediatamente. Guardate che capolavoro che è venuto con la nostra vignarola. Una vignarola cacio e pepe, chiamiamola così. C'è un piatto generosissimo. E 2 belle foglioline di menta sopra. Ecco qua, questo piatto improvvisato vi fa vedere quanto è versatile la vignarola. E allora buon appetito, noi questa la trasferiamo ai nostri assaggiatori che si faranno un bel primo piatto e poi anche questo bel contorno che abbiamo qui, questa bella ciotolona di vignarola e un bel bicchiere di Chianti, no? Alla prossima!